Il progetto Connect to Me ha permesso praticamente di verificare una cosa fondamentale, ovvero che il cervello è una specie di multiprocessore specializzato, altamente veloce e interconnesso. E attraverso queste sue specializzazioni, degli hubs di specializzazione, in qualche modo diventa di fatto un ecosistema intelligente che propone una frase che dice che il gruppo non è la somma dei singoli, ovvero i singoli hub non hanno la stessa velocità del gruppo messo insieme, che diventa molto ma molto più veloce. Bull Moore, che è il direttore del centro di Cambridge, che è quello per l'appunto che ha fatto il progetto Connect to Me, ha fatto un'affermazione molto importante già nel 2011 e ha detto molto chiaramente, che un nuovo tipo di literacy, di competenza, riguarda il fatto di creare delle reti significative all'interno del cervello che implichino la comunicazione tra più hub, tra più modalità differenti di interpretare la stessa informazione. Ovvero, se noi da una parte abbiamo la corteccia nel suo aspetto visuale o la corteccia uditoria nel suo aspetto di ascolto, nel momento in cui noi invece inseriamo tutti i sensi in una visione multimodale, siamo in grado di creare un apprendimento che si struttura a lunga distanza. Queste nuove scoperte, di cui per l'appunto queste bellissime fotografie, perché sono anche veramente molto belle da vedere, perché uno dice ragazzi, sembra un quadro, in realtà per ottenerle ognuno di questi filamenti è un impulso elettrico e sono stati tutti registrati anche nelle direzioni necessarie nei quali loro si muovevano. È questo che ha mostrato come nel cervello le dinamiche non siano separate. Noi non abbiamo fondamentalmente 5 sensi, abbiamo 5 sensi che lavorano insieme, non uno che lavora separato, e tutti insieme creano questa immagine, questo imprinting multimodale delle informazioni che ricevono grazie alla grandissima velocità che ottengono nelle loro interconnessioni. Più è interconnesso, più diventa veloce. E Bull Moore ha dato proprio questa definizione molto importante, ovvero ha dimostrato come gli impulsi all'interno del cervello, nelle persone che sono più intelligenti, viaggiano molto più veloci, viaggiano anche, fanno percorsi molto più lunghi per ottenere la stessa informazione, ma la stessa informazione ce l'hanno strutturata in una maniera molto ma molto più elevata. Dall'altra parte abbiamo Giacomo Rizzolatti. Conoscete Rizzolatti? Rizzolatti? No. Rizzolatti è uno scienziato italiano che di Torino, che lavora a Parma, ha scoperto i neuroni specchio, che poi nel 90 ha scoperto i neuroni specchio, ha scoperto successivamente che non erano i neuroni, ma era il sistema specchio. Vediamo dalla sua voce, nell'enciclopedia Treccani, che cosa sono. 30 secondi di flash. I neuroni specchio sono un particolare tipo di neuroni, scoperti originariamente nella corteccia motoria di scimmie, che si attivano sia quando la scimmia compie un atto motorio, sia quando osserva un atto motorio. Questi neuroni con queste proprietà sono stati successivamente trovati anche in altre aree. Oggi infatti si tende a parlare di un meccanismo specchio, cioè una capacità di trasformare l'informazione proveniente dal mondo esterno, di azioni provenienti dal mondo esterno, emozionali o non, in atti motori dell'individuo. Il motivo per cui i neuroni specchio hanno suscitato tanto interesse è che danno una interpretazione unitaria della percezione dell'azione. C'è un meccanismo che unifica quello che fanno gli altri con le nostre capacità. Quindi invece di avere due mondi separati, una specie di cervello che capisce, un cervello che sa fare, si unificano e danno una visione unitaria. L'altro aspetto è che mentre noi possiamo capire in tante maniere le azioni degli altri, quello che loro fanno, queste danno una conoscenza che viene chiamata esperienziale, cioè quello che fa uno fa risuonare qualcosa che so fare io e quindi è diversa da una conoscenza puramente scientifica, come una conoscenza matematica, ma una conoscenza che riguarda quello che uno sa fare. Questo dato molto importante del meccanismo specchio dice che quando noi osserviamo una situazione raccogliamo molti più dati di quelli che non pensiamo di raccogliere e che questi dati, e diversi di questi dati, sono raccolti in maniera automatica.
Interessante che il meccanismo dei neuroni specchio è stato dimostrato poi sugli umani con l'esperimento del pianoforte. Guardo suonare il pianoforte e mi si attivano le stesse aree che si attivano nel suonatore reale di pianoforte. La cosa però fondamentale è che questo meccanismo rispecchia le emozioni anche. Io vedo il volto di una persona e questo volto rispecchia e attiva in me una forma emozionale simile a quella che sta mostrando la persona. Strepitoso il fatto che anche i ciechi hanno il meccanismo specchio e quindi vedete ho aggiunto qui sotto 2 articoli. I ciechi vedono il mondo, la scoperta di un team italiano. Nuovamente è una cosa che è rimasta un po' in Italia ma ha fatto scalpore un po' in tutto il mondo. Il meccanismo specchio, quindi di empatizzazione dell'informazione multisensoriale, avviene anche in chi non vede, quindi non è prevalente la visione come modello di acquisizione dell'informazione, bensì tutto ciò che è legato all'ambiente e all'interazione. Fondamentale quindi, adesso vedrete dove voglio arrivare, il fatto che i sensi fondamentalmente non sono 5, è già da 100 anni che abbiamo dimostrato che sono 7, i biologi questo lo sanno benissimo. Abbiamo chiaramente il senso vestibolare che riguarda l'equilibrio e la propriocezione che nell'ultimo periodo è stata rivalutata in una maniera grandissima perché abbiamo potuto misurare come sulla pelle e su tutti i nostri organismi siano presenti innumerevoli sensori che riescono a rilevare la posizione del corpo, ma rilevando la posizione del corpo rilevano anche un sacco di altre informazioni che sono informazioni emozionali, informazioni di ambiente, informazioni interazionali che permettono di aumentare la capacità di poter apprendere. Tutto questo porta alla costruzione di nuovi scenari. Noi non possiamo creare più una lezione piatta, è biologicamente infondata la lezione piatta, non si può proporre un'ora di bla bla, anche se è fondato e se noi pensiamo che stiamo dicendo le cose più belle del mondo, non siamo in grado di ritenere questo tipo di informazione. Se vogliamo dare l'informazione necessaria abbiamo bisogno di creare delle reti significative. Le reti significative sono create in questo modo, vedete, ripercuotono e ripercorrono esattamente quella che è la struttura del cervello. Il cervello ha bisogno di multimodalità e la multimodalità noi dobbiamo ricrearla quando diamo, diciamo, il meta-framework dell'informazione che portiamo durante la lezione. Non è questo l'obiettivo è l'obiettivo che serve a strutturare l'informazione. Queste mappe che vedete, è interessante, fanno parte di un progetto che ho fatto con l'Università di Bressanone nel 2013 con ragazzi di terza media, i quali sono stati alliterati verso questo sistema di reti semantiche, ma fondamentale, questa è stata la rete semantica più importante. Questo è ciò che crea la ritenzione a lungo termine di quello che loro stanno studiando. Ecco, questa era l'aula 3.0 che utilizzavamo. Vedete, questi sono 4 portatili su 4 gruppi, tutti interconnessi, e lavoravano tutti all'interno di un unico gigantesco ambiente digitale. Chiunque poteva cancellare il lavoro dell'altro in qualunque momento, ma nello stesso tempo poteva anche collaborare, poteva aggiungere dei pezzi al lavoro dei compagni. I ragazzi hanno bisogno di interazione, le emozioni consentono loro di avere un senso in più. Ecco perché il clima è fondamentale durante il processo di apprendimento. Questo ad esempio era una task molto difficile. Avevano un testo a livello dell'enciclopedia Treccani in terza media che dovevano analizzare in un tempo prefissato che con un gong poi veniva tolto o veniva dato. Lavorando in interazione lavoravano molto meglio che non nei momenti in cui stavano lì da soli a fare il lavoro. Qui strutturavano poi il sapere semantico attraverso dei macro subject e poi infine trovavano poi su un'enciclopedia degli altri riferimenti e traslavano tutto all'interno della mappa semantica. Tutto questo processo però non terminava qua, perché l'obiettivo nostro non è creare mappe semantiche, è creare sapere. E l'obiettivo finale era questo, vediamo qui se trovo questa simpatica ragazza, Julia Unterkalmsteiner, e la Julia, alla fine, dopo aver lavorato in questo gruppo, ha permesso anche di avere la sua fotografia, adesso ormai ha 18 anni, ha creato un portfolio personale nel quale ha sommarizzato tutte le cose in maniera lineare. Ha scritto quindi un lemma wiki, ha scritto dei lemma
enciclopedici corti, tipici, si chiamano lingo questi, sono tipici della Treccani corta, come si chiamano, quei piccoli lemma del vocabolario, insomma. Ecco, e poi si è occupata di parole molto difficili. Questi però sono ragazzini piccoli, che con 5 ore, perché è durato 5 ore, questo era fondamentale, l'allitterazione per loro è fondamentale, obbligatoria, da soli non sarebbero in grado di fare questo.